Buongiorno a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo insieme a me sul mio canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e dell'IT in generale, che piace a me e spero che piaccia anche a voi. E in questa puntata andremo a parlare di una soluzione che, devo dire la verità, può essere d'aiuto a molti, sia a livello di singoli, ma anche di gruppi di lavoro o amici che devono fare che cosa? Devono magari condividere delle password, oppure magari devo solo mantenere le mie password perché ormai ne abbiamo 450 milioni e devono essere magari messe in un posto segreto, scritte anche un po' complicate e quindi diventa difficile ormai utilizzare il notepad o qualche soluzione un po' accrocchiata, ok? E soprattutto anche averle sempre a disposizione, magari sul telefonino, sul mio PC personale, piuttosto che quello di lavoro. E quindi capite che ci sono sicuramente tante situazioni in cui è veramente comodo avere un qualcosa che vi permette di aggregare il tutto. Se poi lo guardiamo anche nell'ambito lavorativo, ci sono ancora più situazioni in cui potrebbe essere d'aiuto. E quindi che cosa andiamo a vedere? Andiamo a vedere un software che si chiama Passbolt. E questo chiaramente è un software open source, perché chiaramente ci piace, no? Che siano open source e soprattutto che possiamo utilizzarli a casa nostra. Poi volendo Passbolt ha la versione anche a pagamento direttamente in cloud, quindi potete scegliere, no? Se tenervelo voi in casa o magari affidarvi ai servizi. Sicuramente ha più senso quando magari siete in un team di lavoro e non avete voglia di gestirvi anche l'hosting del servizio Passbolt a casa vostra, perché avete già altre migliaia di rogne a cui pensare. Quindi sicuramente aiutate la community e anche voi stessi a fare di meno. Ma andiamo a vedere le slide. Quindi cosa ci serve? Un po' l'ho già detto, è un metodo per gestire, quindi un password manager ideale per i team e per tutte quelle situazioni di lavoro, però va benissimo anche, no, nell'ambito personale. Perché questa differenziazione? Perché chiaramente non c'è solo Passbolt, ok? All'interno di questo panorama dei password manager ce ne sono alcuni che sono open source come Bitwarden e altri che sono closed source, però ce n'è una miriade, direi, ok? Lui è open source ed è focalizzato soprattutto alla gestione di password in team, ok? Questa è la vera sua peculiarità. Perché? Beh, l'ho già detto prima, perché sicuramente gestire le password non è diventata una cosa semplice, ce ne sono sempre di più, e anche detenerle in un posto che sia più o meno sicuro è fondamentale. Cosa ci serve per provare a utilizzarlo? Poche cose. Una macchina su cui ostare il servizio, il software Docker con il plugin Compose e chiaramente però di nuovo un FQDN. In questo caso mi sono fatto aiutare da Cloudflare perché nella precedente puntata vi ho fatto vedere come si può avere un servizio esposto su internet velocemente con Cloudflare. Non è sponsorizzato, ok? È solo perché è comodo. Andiamo a vedere le funzionalità di Passbolt. Ne ha veramente tante. Una delle cose carine, molto carine, è che utilizza una cifratura simmetrica del tipo OpenBGP. OpenBGP c'è da una vita, c'è almeno da 20 anni, lo si usava all'interno delle mail per mandare delle mail criptate che nessuno potesse leggere e loro hanno utilizzato di nuovo questa tecnologia per lo scambio delle password, poi andremo a vederlo meglio. Infatti la seconda funzionalità, Share Secrets Individually Not in Vault, cosa vuol dire? Vuol dire che il detentore della password, sarà l'unico a detenerla. Si scambieranno con gli altri, magari team o persone familiari, ma sarà lui a detenere la password. In altri contesti, in altre soluzioni invece, per realizzare lo sharing delle password vengono creati dei silos criptati dove tutti possono andare a leggere e quindi vuol dire raddoppiare le password in vari posti, il che
non è proprio il massimo. Gestione a ruoli per gli accessi, fondamentale nell'ambito enterprise o comunque di lavoro. Per l'ambito casalingo probabilmente no. Multifactor authentication e anche single sign-on usando OpenID nell'ambito della soluzione community, ok? Nell'ambito di quella a pagamento ci sono varie altre tipologie di autenticazione, per esempio Teams o Google, eccetera. Quindi avete molto più spazio a livello di autenticazione. Per quella open source abbiamo queste due modalità. Altra cosa fondamentale è avere le integrazioni per i maggiori browser. Perché? Perché chiaramente quando poi dovete utilizzare le password ci vuole qualcuno che ve le suggerisca, o comunque quando le andate a scrivere dentro nella form possiate anche salvarle comodamente, perché altrimenti ci toccherebbe fare copia e incolla nel software, andarla a mettere, non è proprio il massimo della comodità. E in più anche una soluzione su app mobile, e questo di nuovo anche qui è un'altra comodità mostruosa, perché ci portiamo dietro tutte le password anche quando usiamo il nostro telefonino, sia Android che iOS. GDPR compliant perché? Perché Passbolt è un'azienda che sta in Europa e quindi è comunque vincolata alle leggi europee, quindi sicurezza e privacy come punto fondamentale. E poi è 100% open source. Questa è una slide che ho preso dall'ultimo FOSDEM, che non so se lo sapete, ma il FOSDEM è una specie di reunion, un meeting molto grande che si fa una volta all'anno in Europa, se non sbaglio a Lussemburgo, penso, non me lo ricordo più, e tutte le soluzioni open source vengono esposte. E quest'anno c'era chiaramente anche Passbolt e ha fatto vedere le sue slide, tra cui questa dove spiega come è stata realizzata l'applicazione, quindi creando almeno 3 layer in modo tale da garantire la segmentazione delle varie criticità, o comunque per evitare che magari, se è compromessa l'interfaccia grafica, non arriviamo magari, poi volendo si può far tutto, fino alla parte dove stanno le password, ok? Quindi avendo questo concetto di segmentazione sicuramente è una cosa più elegante, ci dà più flessibilità, perlomeno non a noi ma agli sviluppatori, per creare un top funzionalità. Quindi molto molto interessante. E poi arriviamo alla questione del PGP. Dov'è che usa OpenPGP Passbolt? Durante lo scambio delle secret tra un utente e un altro, quindi non crea un silos criptato dove tutti gli utenti possono, chiaramente autorizzati, possono accedere alle password, ma va a creare delle relazioni. Quindi se l'utente A vuol scambiare la sua password con l'utente B dovrà fornire la public key all'utente A, che cripterà con la public key il messaggio, e a questo punto l'utente B, sfruttando la sua chiave privata, potrà leggere il contenuto. Ok? Tutte queste cose una volta si facevano a mano, adesso invece nel caso specifico di Passbolt andrà a farle lui dietro le quinte, ok? Quindi l'utente finale manco se ne accorge di tutto questo giro di criptazioni. Però è importante saperlo, secondo me. Detto ciò, andiamo a vedere invece come si installa, ok? L'installazione è abbastanza semplice, la trovate nella documentazione ufficiale, si scarica il Docker Compose file dove ci sono tutte le configurazioni di cosa dovrà essere scaricato e configurato. A questo punto l'unica cosa che dovete fare è andare a inserire la vostra FQDN, quindi il dominio che vorrete utilizzare per questo servizio all'interno del compose file, e poi far partire il compose. Una volta fatto partire il compose file e quindi tutti i container, dovremo creare il primo utente, quello amministrativo, con questo comando che vedete qua sotto, ok? Quindi qua dovrete andare solo a compilare qual è la vostra mail, il vostro nome e cognome e basta. Lui creerà l'utente amministrativo e da questo momento in poi potrete accedere alla GUI. Proviamo a farlo anche noi tramite la mia fantastica macchina virtuale.
e quindi io mi vado a prendere i comandi che avete visto prima, non le eseguirò perché mi sono già scaricato il compose file e l'ho già modificato, però voi dovete fare questo wget e si scarica il compose file e poi andiamo anche a verificare l'integrità, perché magari no, meglio verificare che il file che abbiamo scaricato è quello giusto, e dopodiché andremo a fare anche una verifica del checksum usando l'ultimo file che abbiamo scaricato, in questo caso fallito perché chiaramente l'ho modificato io mettendo il mio fqdn. Dove l'ho messo? Se io vado a vedere docker compose YAML, vedete qua c'è il mio app full base URL, c'è il mio URL buttato qua dentro, ok? Tutto il resto lasciatelo pure così, a meno che non vogliate cambiare le password, va bene, però se voi lasciate tutto invariato non succede nulla, funziona alla grande. Quindi lanciamo invece il nostro Docker Compose per tirare su tutto lo stack per Passbold, ok? Lui tirerà su tutto quanto. Se noi andiamo a vedere i container, scusate, ok? Ha creato due container, uno per MariaDB, quindi il database backend, e l'altro invece quello applicativo. Andiamo a vedere cosa sta facendo, perché il comando che poi dovremo andare a fare per creare l'admin, non lanciatelo subito perché fallirà, ok? E quindi magari dite, oh ma che cosa ho combinato, iniziate a toccare in giro e spaccate tutto. No, guardate i log, attendete che sia tutto fermo, perché lui nel frattempo aveva creato, inizializzato il database, fatto delle cose dietro le quinte, e quindi una volta che siamo in questa situazione qua, che tutto è fermo, potete procedere con la creazione del vostro utente. Quindi io mi vado a creare il mio utente col comando che abbiamo visto prima, voilà. Se tutto funziona, ecco qua, vedete, vi propone, dice che è andato tutto bene, e vi propone la URL a cui accedere la prima volta. Quindi io vado e accedo la prima volta e andiamo a vedere insieme cosa succede. Quindi mi switcho, voilà. Subito cosa ci suggerisce? Ci suggerisce di scaricare l'estensione per Chrome. Nel mio caso però, che voglio farla difficile, vado a vabbè, scarichiamola per Chrome, va bene, dai, scarichiamola per Chrome. Quindi vado a scaricarmi la mia applicazione, faccio aggiungi, add extension, e quindi mi aggiungerà l'estensione per il nostro amico Chrome. Lui si accorge che l'estensione è stata creata e quindi mi permette di andare avanti. Andiamo avanti, qua mi chiede una passphrase che dovrete tenere sicura perché vi servirà in caso di recovery del vostro ambiente, quindi delle vostre password su un altro PC o perché volete cambiare browser, no? Cose di questo tipo, e quindi vi serve per aprire il contenitore delle password. Quindi io ne metto una facile, va bene, ok, next. Mi fa salvare la password, ok, vediamo se me la fa salvare, vediamo un po', tac tac, download keep again, ok, me la salva, la faccio salvare sul file system e poi gli dico sì, ok, l'ho salvata, vado avanti e poi mi dice guarda, meglio che ti scegli un colore perché così evitiamo il phishing. Se c'è qualche sito malevolo che mi simula l'interfaccia di Passbold, almeno capisci che è un fake perché tu avevi scelto il colore verde e quindi riconosci che non è quello ufficiale di Passbold. Ok, entriamo nella web interface di Passbold e qua si aprono principalmente tre menu. Quello dedicato alle password, quindi quello per gestire le vostre password, quello per gestire gli utenti e quello di amministrazione, ok? Perché? Perché quest'utente sarà quello amministrativo, quello che vi permetterà di creare gli utenti e configurare anche le proprietà dell'applicativo. Quindi se io vado su amministrazione, vedete, io posso attivare il multi-factor authentication, magari con Google Out, no? Quindi basta che vi scarichiate Google Out o magari ce l'avete già fatto, scansionate il QR code e potete utilizzarlo per Passbold.
Email notification è fondamentale perché una volta creati gli utenti lui vorrà verificare tramite l'invio di una mail. Quindi per forza di cose dovete andare a creare una email specifica. Quindi qua email provider, vedete che praticamente ci sono quasi tutti, quindi è abbastanza semplice. Google Mail, ricordatevi che su Google Mail bisogna creare per mandare una mail una specie di mail applicativa e quindi vi tocca per forza fare così. Io nel mio caso me la sono già creata, se voi avete un SMTP diverso meglio ancora perché semplifica la vita. Detto questo, tanto per fare una prova vado a mettere la mail, ok, e facciamo anche poi un test. Quindi prima di salvare faccio un test e vediamo un po' se funziona, spero proprio di sì. Allora, qua via. Ok, ha funzionato. Se volete qua ci sono anche dei log nel caso in cui qualcosa non funzionasse. A questo punto posso salvare, quindi mi salvo la configurazione e posso poi procedere con i passi successivi. Quindi volendo posso andare a creare un nuovo utente. In questo caso ci sono solo io, ma io qua posso creare l'utente X, posso creare un gruppo, ok? Perché magari voglio dividerlo con i miei amici e quindi casa, mettiamo utenti casa, da qua creo il mio gruppo casa e poi chiaramente bisognerà creare gli utenti da inserire dentro nel gruppo casa. Mettiamo. E qua la cosa si complica di brutto perché qui bisognerebbe mettere poi una mail vera e l'utente non sarà creato fino a quando lui non accetta la mail, ok? Quindi anche se io lo creo qui non lo vedrò subito, ok? Qua tra l'altro potete decidere se questo utente sarà amministratore o meno, ok? Poi con l'RBAC andremo a profilare il tutto. Andiamo a vedere la gestione delle password. Qua semplicemente io posso creare delle password, posso creare delle folder, posso creare anche delle TOTP, quindi delle password temporanee da condividere con i miei colleghi. Però facciamo la password, la cosa qui è semplice, vado a creare my password, quindi password, metto la mia URI dove vorrò utilizzare questa password, quindi non so, metto 127 001 e poi metto la mia admin ciao, va bene, ok? Poi volendo io posso anche mettere una descrizione e lui già mi dice guarda che la tua password è troppo facile ed è già stata trovata. Quindi volendo cosa posso fare? Posso scegliere di mettermene una random, me la suggerisce lui, o posso complicarmi la vita andando a customizzare la generazione delle password randomiche, vedete qua, escludendo, aggiungendo dei set specifici. A questo punto faccio apply e teoricamente mi va a creare la mia password. Qua mi chiede di nuovo la passphrase che avevamo messo inizialmente per andare a scrivere all'interno della mia cassaforte delle password. Volendo posso farmi ricordare per 5 minuti o fino a quando non mi sloggo del tutto, e questo in alcuni contesti potrebbe essere meglio, ok? Perché altrimenti tutte le volte vi chiede di inserire la password, ok? Quindi ho generato la mia password e qua ho tutte le informazioni e anche con chi la sto condividendo, se la sto condividendo con qualcuno, ok? Se andiamo a provare a utilizzare questa password su il mio sito di Zabbix, su una mia istanza di Zabbix, proviamo a vedere cosa succede. Io vado qua e gli dico admin password, mettiamo la mia password, quella standard di Zabbix, e qua vedete che viene fuori l'iconcina di Passpod e quindi mi dice save as a new credential. Ok, la salvo, quindi lui si porta a casa tutte queste informazioni, questa non è la login giusta, quindi metto la login corretta e poi faccio save. Qua chiede di nuovo la password, ecco perché vi dicevo che magari forse è meglio fargliela ricordare, e una volta fatto, ok, posso utilizzare la password all'interno dell'applicativo. Andiamo a mettere la password, ecco, subito l'ho sbagliata, giustamente, vado a mettere la password per aprire la mia cassetta di sicurezza e poi faccio sign
e dovrebbe funzionare, ok? Ok, perfetto, funziona alla grande. Quindi con oggi avete visto, sicuramente non è l'unica soluzione, anzi vi faccio vedere anche qui sul browser altre soluzioni come Bitwarden che sono sempre open source. Però allora volevo parlare anche di Bitwarden, ma poi quando sono andato su GitLab e ho visto cosa c'è scritto qua, la mia suscettibilità è andata un po' oltre, perché è scritto in C# e usa .NET, il che mi ha fatto un po' così e ho detto vabbè, sicuramente top Passbolt, perché almeno usa tutte componenti che sono di mio gradimento, ok? Però sicuramente potete provarlo, perché anche lui ha tutte più o meno le caratteristiche di Passbolt, è molto noto anch'esso, è più centrato forse sull'utilizzo personale singolo che invece di team, quindi provatelo anche lui, perché anche questa soluzione comunque è completamente open source. Detto ciò, ragazzi, siamo arrivati al fondo. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate anche delle mie teorie di utilizzo di codici non scritti in linguaggi standard che piacciono a me, e ci vediamo la prossima settimana con un altro appuntamento. Grazie ancora, ricordatevi, se non siete iscritti a Telegram su Zabbix Italia, la nostra community di Zabbix, siamo in tantissimi, ma magari non lo sapevate ancora. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Mi raccomando, mettete un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Grazie. Ciao a tutti.